Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo remaggio che è il baldassarre. Ho aggiunto anche la mirra qui tra le mani e andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il remaggio baldassarre utilizziamo il filato marrone e facciamo un anello magico di 6 maglie per fare la testa e il corpo. Andiamo poi a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri, 34 maglie basse. Ora facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e facciamo 6 diminuzioni nelle prime 6 maglie e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie. Poi andiamo a fare un altro giro di 10 maglie basse. Facciamo un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Sostituiamo il filato marrone con quello bianco e facciamo ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 5 giri. Ora facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Ora lavoriamo 6 maglie basse e poi facciamo 6 aumenti nelle successive 6 maglie. Proseguiamo il giro normalmente, in totale con i nostri aumenti saranno 36 maglie basse, ma gli aumenti li andremo a fare dopo aver lavorato le prime 6 maglie basse normalmente. Quindi per prima cosa vado a lavorare le mie 6 maglie, partendo da qui, lavoro 6 maglie basse, li vado a fare i 6 aumenti qui, 1, 2 nella prossima, 3, 4 nella prossima, 6, 5 nella prossima e 6 nella prossima. Quindi dopo aver fatto questi 6 aumenti in questo punto qui, proseguo normalmente. In totale con gli aumenti ora saranno 36 maglie basse. Ora lavoriamo per altri 5 giri 36 maglie basse. E così come abbiamo fatto prima, lavoriamo 6 maglie basse, poi facciamo i nostri 6 aumenti, in totale saranno 42 maglie lavorate. Ora lavoriamo le 42 maglie per altri 7 giri e poi stacchiamo il filo, perché lo andiamo a fare in ginocchio e andremo poi ad inserire le gambe. Dopo aver staccato il filo andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e non lo dobbiamo riempire tutto perché poi andremo ad inserire le gambe qui alla base. Dobbiamo fare 2 gambe allo stesso modo, una l'ho già fatta, l'altra la vado a fare insieme a voi e poi le andremo ad unire come vi farò vedere. Per le gambe abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento di ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo le 12 maglie per altri 2 giri.
2 diminuzioni alle prime 2 maglie e saranno 10 maglie basse, un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 4 giri e dopo aver fatto tutte e due le gambe e dopo averle riempite andremo poi a dare un po' la forma pigiando leggermente la base di sotto, così realizziamo il piedino e dobbiamo ora andare ad unire le gambe. Quindi per questa parte non andiamo a staccare il filo e facciamo in questo modo: lavoriamo 6 maglie nelle prime 6 maglie, mettiamo il nostro marcapunti. Quindi all'inizio del lavoro ho lavorato 6 maglie, ora vado a fare 6 catenelle, vado ad unire l'altra gamba prendendola sulla parte davanti qui al centro, entro qui e vado a lavorare le 12 maglie per questa gamba e ci ritroviamo dopo aver lavorato le 12 maglie. Andremo poi a lavorare le 6 maglie nelle 6 catenelle, andiamo poi a lavorare le restanti 6 maglie da quest'altro lato e poi andiamo a lavorare anche sul davanti le 6 maglie. In totale, dopo aver lavorato tutto il giro, saranno 36 maglie basse, perché abbiamo fatto questi aumenti su queste catenelle. Quindi ora andiamo a lavorare le 12 maglie per questa gamba e poi andiamo a lavorare successivamente le 6 maglie per queste catenelle e le ultime 6 qui. Ho lavorato le 12 maglie anche per questa gamba e ora vado a lavorare le 6 maglie nelle catenelle che ho realizzato. Entro in ogni maglia catenella e lavoro le 6 maglie e poi vado successivamente nelle maglie qui che erano rimaste fino al marcapunti e saranno dopo aver lavorato queste 6 maglie abbiamo lavorato così 30 maglie, però poi dobbiamo andare a lavorare anche questa parte qui davanti delle 6 maglie delle catenelle, quindi in totale, lavorando sia la parte davanti che la parte di dietro delle catenelle tutto in giro, saranno 36 maglie basse. Ora andiamo a lavorare le 36 maglie per altri 4 giri. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica anche questa parte qui. Dobbiamo poi andare ad inserire le gambe una sulla parte davanti così in modo che sembra che sia in ginocchio e l'altra la andiamo a posizionare dietro in questo modo. Dobbiamo poi andare a cucire maglia per maglia tutto bene intorno dopo aver fermato tutta la parte con gli spilli. Possiamo utilizzare il filato bianco in modo che non si veda poi all'esterno e dobbiamo andare a posizionare così le nostre gambe. Andiamo a dare un po' la forma alle gambe, una sul davanti l'altra sul dietro, così verticalmente, e dobbiamo poi andare ad inserire le gambe così, posizionandola una davanti l'altra dietro. Giriamo leggermente il vestito e andiamo a fermare con gli spilli questa parte qui in modo da chiudere il vestito. E dopo aver fermato con gli spilli la parte andiamo a dare bene un po' la forma al piedino davanti piegandolo in questo modo, quello di dietro lo andremo a piegare cercando di metterlo in ginocchio in questo modo. Poi andiamo a cucire bene il tutto e dobbiamo un po' spingere l'ovatta sintetica in modo da formare così il ginocchio sulla parte davanti. Ora ci sono gli spilli, poi togliamo gli spilli e andiamo a sistemare un po' con l'uncinetto la parte davanti del ginocchio. E quindi poi con un po' di pazienza andiamo a cucire bene maglia per maglia tutto intorno con il filato bianco. E dobbiamo fare in modo che poi il vestito piegandosi sul davanti deve toccare leggermente sulla scarpa così e la gamba di dietro verrà piegata dietro così, in questo modo.
Per il braccio lo facciamo allo stesso modo come abbiamo fatto per gli altri personaggi. Andiamo a fare prima la base del braccio e poi faremo questa manica da applicare sopra. Per il braccio partiamo dalla mano e facciamo con il filato marrone un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 3 giri le 6 maglie basse con questo filato. Poi andiamo a sostituire il filato marrone con il filato bianco e andiamo a lavorare per altri 16 giri le nostre 6 maglie basse con il filato bianco. Poi stacchiamo il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e successivamente andremo a fare poi la manica sopra che andremo poi ad inserire al braccio. Per la manica che va sopra il braccio facciamo una catenella di 10 maglie, la chiudiamo poi ad anello e lavoriamo poi 10 maglie basse nelle 10 catenelle. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse, stacchiamo il filo e poi andiamo ad inserire al braccio e andremo poi a cucire in questo punto qui. Per i capelli io vado ad utilizzare il filato di lana e vado ad utilizzare un uncinetto numero 3 mm. Faccio un anello magico di 6 maglie con il filato nero, poi vado a fare un aumento in ogni maglia e sono 12 maglie, poi vado a fare una maglia e un aumento per tutto il giro e sono 18 maglie, ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie. Ho lavorato le 24 maglie per altri 2 giri. Ora andiamo a fare sulla parte davanti questo lavoro qui. Facciamo delle mezze maglie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 mezze maglie. Ora facciamo una maglia bassissima nella prossima e facciamo altre mezze maglie. Dobbiamo poi fare tutto il giro a mezze maglie fino alla fine e dobbiamo tornare al marcapunti con le mezze maglie. Possiamo poi staccare il filo e andremo ad inserire in questo modo, metteremo lateralmente lì dove abbiamo fatto la maglia bassissima e cerchiamo di tirare un po' sul davanti e sul laterale in modo da formare questa riga laterale e poi andiamo a cucire con ago e filo. Ora per la barba facciamo una catenella di 18 maglie e andiamo a lavorare a mezze maglie, entriamo nella prima maglia qui, lavoriamo la prima maglia, lavoriamo la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava. Nella nona maglia andiamo a fare 3 maglie alte nella stessa maglia, 1, 2 e 3 e poi lavoriamo nuovamente le restanti maglie a mezze maglie fino alla fine. E questa poi sarà la barba. Proseguiamo così fino alla fine. Possiamo staccare il filo e poi andiamo a cucire così. Posizioniamo sotto i capelli da un lato, mettiamo uno spin, posizioniamo anche sotto questi altri capelli dall'altro lato e poi andiamo a cucire intorno al viso con ago e filo.
e con acqua e filo andiamo a fermare bene la barba, i capelli, andiamo a bloccare bene cucendo intorno. Ripassiamo poi per rinforzare il tutto. Poi sempre utilizzando lo stesso filato possiamo andare a realizzare i baffi. Per i baffi usciamo lateralmente in questo modo, andiamo verso il centro e andiamo a fermare questa parte, poi entriamo dall'altro lato e andiamo a fare l'altro lato dei baffi. Possiamo magari fare un altro giro se ci piacciono più folti e ripassiamo il filo nello stesso punto. E poi andiamo a bloccare. Inseriamo gli occhietti e poi con un po' di filo nero andiamo a passare sui baffi in modo da realizzare il nasino, e poi ho fatto con un po' di filo bianco, ho passato lateralmente all'occhio e ho formato così la parte bianca. Inseriamo poi la manica al braccio, facciamo scendere il filo, questo che abbiamo lasciato in sospeso lo facciamo passare verso l'alto, andiamo qui in alto e andiamo poi a bloccare cucendo tutto intorno alla manica, maglia per maglia. Passiamo l'ago in questo modo e andiamo a cucire. Ripassiamo per rinforzare bene il tutto. Poi utilizzando sempre l'ago e il filo andiamo a chiudere la parte superiore del braccio e andiamo a cucire alla spalla. Andiamo a fermare con lo spillo e poi andiamo a cucire. Volendo con il filo dorato possiamo andare a rifinire sia la parte della manica che del vestito, come ci piace. Possiamo fare delle maglie catenelle e andare così a bordare questa parte, oppure possiamo semplicemente passare il filo, fate come più vi piace, quindi fate il punto catenella così, passate in questo modo, entrate, prendete il filo e ritirate sopra a mo' di catenella, e in questo modo qua, e andiamo a bordare tutta la parte della manica. Stessa cosa possiamo fare anche qui alla parte del vestito. Posizioniamo alla spalla e andiamo a cucire le braccia lateralmente. Per la mirra con il filato dorato vado a fare un anello magico di 6 maglie, stringo poi l'anello e faccio un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Ora andiamo a fare un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie lavorate. Lavoriamo le 14 maglie lavorate in costa dietro, quindi prendiamo solo la parte di dietro della maglia. Lavoriamo per altri 4 giri, 14 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Riempiamo con l'ovatta sintetica e andiamo a lavorare le 12 maglie però lavorate in costa dietro, così come abbiamo fatto prima. Andiamo a fare un giro prendendo la maglia in questo modo. Ora proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. E dopo aver chiuso la parte andiamo a creare il tappo sopra passando un pochino il filo e bloccandolo in questo modo. Cerchiamo di dare un po' la forma al vasetto.
spingiamo all'interno la parte superiore, così, dove ho messo le maglie in costa, e cerchiamo di creare così la forma. Per i manici o passiamo il filo in questo modo qui e andiamo a creare una piccola asola utilizzando il filato, oppure possiamo fare una catenella che va da qua a qua e cucirla. Una volta che abbiamo creato questa piccola asolina passando il filo passato per 3 volte, vado poi a fermarlo in questo modo. Prendo i miei 3 fili e vado a fare il punto filza così. Se non riuscite a fare questo, fate una semplice catenella, oppure potete lasciarlo semplicemente così, senza aggiungere i manici. Volendo potete fare anche solo un manico, come più vi piace. Passiamo dall'altro lato e facciamo la stessa cosa. Passiamo il filo per 2 o 3 volte in base allo spessore del vostro filo e poi fate il punto filza. E questa sarà la mirra. Diamo un po' la forma spingendolo verso il basso, e questa è la mirra che andremo poi a posizionare nelle mani del nostro baldassarre. Per il turbante facciamo in questo modo: con il filato bianco facciamo una catenella di 36 maglie e poi andiamo a lavorare 36 maglie basse nelle 36 maglie. Ora andiamo a fare per altri 3 giri 36 maglie basse, però ne andiamo a lavorare in costa dietro, quindi giriamo in questo modo e andiamo a prendere la maglia così per gli altri 3 giri successivi. Facciamo lo stesso lavoro, giriamo e lavoriamo le 36 maglie in costa dietro per 3 giri. Ora andiamo ad unirci nella prima maglia qui e facciamo ogni 4 maglie una diminuzione e saranno 30 maglie basse e le dobbiamo lavorare in costa dietro. 3, 4 e una diminuzione, 4 maglie e una diminuzione per tutto il giro. Lavorate in costa dietro. In questo modo andiamo a fare la parte superiore del turbante. Ora ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse, sempre lavorate in costa.
Ogni 2 maglie facciamo la diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte, sempre lavorando in costa dietro fino alla fine. Possiamo poi staccare il filo e andiamo a posizionare sulla testa. Dobbiamo poi unire questa parte centrale e possiamo andare a mettere una piuma oppure un diamantino, una perlina, in modo da realizzare così il diamante che va sul turbante. Io andrò a posizionare la piuma bianca qui al centro e vado a fare sempre così come ho fatto qui il bordo al vestito, vado a fare anche il bordo qui al turbante, utilizzando sempre il filato dorato. Vado a posizionare la piuma in questo modo e poi la blocco con il filo dorato. Volendo possiamo mettere anche una perlina poi sul davanti, un diamantino, ciò che più ci piace. Volendo il turbante potete farlo anche già unito, partendo sempre come abbiamo fatto la calotta dei capelli, potete andare a fare anche il turbante per semplificare. Se invece preferite farlo così come ho fatto io, potete farlo anche in questo modo e poi andate a bloccare sulla testa. Per il mantello vado a fare una catenella di 30 maglie e lavoro le 30 maglie basse nelle 30 catenelle, poi proseguo i giri con la lavorazione in costa dietro fino a raggiungere, quindi dalla base devo raggiungere la parte del collo. Andate un po' a vedere voi la misura che dovete andare a realizzare per arrivare a questa altezza qui. E ora proseguite così fino ad arrivare alla base, semplicemente lavorando le maglie in costa fino a giù. Poi facciamo una catenella per legare da un lato all'altro il mantello e possiamo mettere sempre un piccolo diamantino o una perlina. Ho terminato i giri per il mantello, l'ho girato leggermente sulla parte superiore qui così e ho fatto una catenella di 6 maglie e poi l'ho cucita qui dall'altro lato. L'ho applicato sulle spalle in questo modo, lasciandolo un po' libero così. Ho applicato anche qui il diamantino, qui è un semplice brillantino sulla piuma e poi sono andata ad inserire tra le mani la mirra. Ho inserito nelle maniche qui oppure potete andarlo a incollare oppure cucirlo. La base di sotto dei piedi, se non regge, potete andare ad aggiungere un po' di filo di ferro all'interno, oppure se già regge in questo modo, se avete riempito bene i piedi, si reggerà anche così. Andate magari a cucire il piede all'interno in questo modo qui, così sarà più stabile. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto alla prossima, ciao ciao, lavoriamo che ci consoliamo, ciao!